Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la seconda parte di luglio 2023. Abbiamo la carta dell'eremita, periodo di introspezione probabilmente per molti di voi amici dell'Aquario. Quando c'è la carta dell'eremita può essere che si ricerchi volutamente un momento di solitudine, un momento di introspezione, o per qualcuno si può trattare di un momento di solitudine all'interno di una relazione o di una situazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se per caso volete completare il messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video, così come anche trovate il mio indirizzo email e altri link a video che potrebbero interessarvi. Abbiamo un asso di bastoni, un fante di spade al contrario, la regina di bastoni, il diavolo, fante di coppe, re di spade, asso di spade. È interessante perché iniziamo con un asso e finiamo con un asso. E avete la carta dell'eremita. Dunque ragazzi, l'asso di bastoni parla di un movimento, di un'azione, di un'intenzione, magari per qualcuno potrebbe parlare di scusate, di un incontro. Mentre il fante di spade è un po' come se vi dicesse di tenere gli occhi aperti. Adesso poi andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi. Però quando è girato al contrario è come se ci fosse bisogno di aprire un attimino di più le antenne. La regina di bastoni può essere una persona vicino a voi, può essere ehm, anche un ruolo che magari voi volete raggiungere o una persona che volete raggiungere. Però c'è questo diavolo che parla di qualche schiavitù, di qualche questione tossica, di qualche dipendenza magari affettiva e fondamentalmente parla di ego, di tutto quello che è l'attaccamento. Andiamo a vedere poi meglio con i mini tarocchi, ma ho la sensazione che qui ci sia qualcosa che vi impedisce di fare dei movimenti. Il fante di coppe, il re di spade e l'asso di spade lo vediamo poi direttamente dopo. Andiamo a vedere subito l'asso di bastoni. Io intanto vi ricordo che le letture per il secondo semestre del 2023 sono già online, le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale e la promozione è valida fino al 31 di luglio. Se volete sapere qual è la promozione, vi consiglio di ascoltare l'oroscopo del secondo semestre sull'amore e gli affetti, lì lo dico. Allora ragazzi, abbiamo 4 di pentacoli e l'8 di spade. L'otto di spade lo sento molto collegato con questo diavolo, c'è una sorta di impossibilità a vederci chiaro su come muoversi, c'è la voglia di fare qualche cosa, però c'è da un lato una sorta di attaccamento, probabilmente materiale, a quello che si ha già, e dall'altro lato c'è questa sensazione di non poter far molto di diverso da quello che già state facendo. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo il mago e il 7 di bastoni. In effetti c'è qualche cosa con l'agire. Vi dico, avendo il fante di spade al contrario, c'è bisogno di come pianificare meglio, di
sì, di capire, di controllare. Mi viene da dire di controllare i vostri pensieri, ragazzi, soprattutto perché il pensiero crea, e considerato che abbiamo il mago qui che è l'alchimista, c'è una capacità di trasformazione, di manifestazione ben elevata in questo periodo. Però ecco, controllate perché è come se avesse delle barriere che vi impediscono di far arrivare qualcuno o qualcosa, magari proprio questa regina di denari, di bastoni. Andiamo a vedere la regina di bastoni cosa rappresenta o chi rappresenta. Uff, 3 di spade, 6 di spade. E allora, potrebbe rappresentare una persona che ha creato, sta creando sofferenza o problemi, perché 6 di spade sono i problemi legati alla famiglia, legati all'infanzia, il voler andarsene da certe situazioni. Io credo che qui abbiate bisogno di riprendervi in mano il vostro potere personale, proprio perché c'è questo diavolo, c'è questa sorta di impossibilità. È come se qui qualcuno stesse cercando di capire come trovare una via d'uscita da questa situazione o relazione. Andiamo a vedere il diavolo. Wow, 2 10, 10 di bastoni, 10 di spade. Ragazzi, qui, guardate, potrebbe aiutarvi ad andare da uno psicologo in questo senso, però è come se doveste capire dov'è il limite qui. Dov'è il limite, fin dove potete accettare e da dove in poi diventa schiavitù, diventa dipendenza, diventa tossicità. Il 10 di bastoni è una carta che richiama proprio il rimandare, rispedire al mittente le proprie responsabilità. E il 10 di spade è comunque una carta di fine ciclo. È come se vi doveste staccare da questo 4 di pentacoli di inizio lettura per ritrovare l'entusiasmo di cui ci parla. Andiamo a vedere il fante di coppe. 2 di bastoni e la giustizia. Allora, il fante di coppe potrebbe anche essere una persona, un amico o qualcuno che semplicemente viene e vi fa un'offerta di regolarizzare la situazione. Quando c'è la giustizia si parla di contratti, quindi se per caso per voi fosse una questione lavorativa, ehm, potrebbe arrivare un'offerta vantaggiosa che vi dà un certo tipo di chiarezza mentale e anche di posizione sociale. Non credo che sia quella che volevate voi, però comunque arriva un certo ruolo, se state aspettando per caso un aumento di stipendio piuttosto che un cambio di sede, un cambio di ruolo, appunto una promozione. Abbiamo un 6 di coppe e un 4 di bastoni al contrario. Sì, ripeto, non sarà quello che volevate voi, o come questa sensazione. Tenete presente che il re di spade è un personaggio che ha raggiunto i suoi obiettivi e ha praticamente quasi sistemato tutto. Qui avevate un fante di spade. È come se bastasse togliervi questo momento, questo condizionamento, questo ego di cui ci parla il diavolo per trasformarvi da un fante di spade a un re di spade, per trasformare quello che è un'idea, se vogliamo, in qualche cosa di un po' più da un'idea a un progetto, diciamo, più articolato, più completo. Cioè, diciamo che comunque con il 4 di bastoni al contrario potrebbe esserci una sorta di instabilità ancora. Può essere che il contratto ci sia, ma appunto magari se è una collaborazione, ipotesi, poi a livello pratico manchi ancora il, il progetto finito, perché vi ricordo che col Re di Spade c'è ancora qualcosa da finire. Però comunque abbiamo questa giustizia che mi fa ben sperare per qualche cosa di stabile, qualche cosa che è riconosciuto dalla legge. Andiamo a vedere l'asso di spade. Fante di bastoni. Wow! 10 di coppe.
Nuovi inizi, ragazzi, nuove comunicazioni. Potrebbe essere qualcuno di nuovo che andrete a conoscere, potrebbe essere la rinascita del vostro entusiasmo, semplicemente perché comunque sento che nella parte finale di luglio ci saranno questi nuovi accordi che porteranno a guardare al futuro con una maggiore serenità, con una maggiore predisposizione emotiva, diciamo. Sì, io sento che, diciamo, nella terza settimana di luglio la situazione un po' pesante che state affrontando si può via via lasciare andare. Tenete presente che quando ci sono così tante spade è una questione di mente, è una questione di ego. Ci sono certe persone, vi faccio un esempio per farvi capire. Ci sono certe persone che aiutano gli altri non per il piacere di aiutare gli altri, ma in realtà per nutrire il loro ego o il loro bisogno di sentirsi utili, di sentirsi vivi, di sentirsi indispensabili, necessari, come sapere che loro fanno la differenza. Ecco, quello è qualcosa che alimenta l'ego. Quindi quando si dà amore, si dà senza aspettarsi nulla in cambio. Poi capisco che mm, diciamo ci sia questa sorta di, tra virgolette, trappola, no? Dove, ok, ti aiuto, ma perché sono io che mi devo sentire importante, perché in realtà io da sola non mi sento importante, invece se aiuto te mi sento più importante, no? Ecco, lavorate magari su questo, lavorate su come voi vedete voi stessi, sui condizionamenti mentali che avete dall'infanzia. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Essere ordinari e intensità. Sì, ragazzi, qui è una questione di entusiasmo, di ritrovare l'entusiasmo nella vita di tutti i giorni, ok? Ma sento che arriva, perché qui vedendo le carte finali abbiamo anche un 10 di coppe, parla di appagamento, di completezza familiare, di serenità, di raggiungimento di certi obiettivi, di completamento proprio. Quindi in qualche modo ci arriverete. Però ho come la sensazione che dobbiate unire quello che dite con quello che fate. Cioè, tipo essere un po' coerenti. Avete la carta dell'eremita, parla di un lavoro di introspezione, parla di qualcuno che fa un viaggio interno di ricerca e io lo vedo qui con la carta del diavolo, è come un po' l'autoanalizzarvi, capire come certe questioni legate all'ego vi tolgano entusiasmo, no? Perché poi per, diciamo, mantenere l'esempio di prima, io do per nutrire il mio ego, do alla persona A, do alla persona B, do alla persona C, do alla persona D, però poi alla fine mi scarico. Sì, è vero, ho nutrito l'ego, però mi scarico perché poi non cerco nessuno che nutra me in modo pulito, no? Senza questo ritorno. Andiamo a vedere un oracolo, vediamo che cosa vi vuole dire questo mazzo. Messaggio in una bottiglia, carta numero 15. Ragazzi, qui ho come la sensazione che sia qualcosa che arrivi da lontano. Guardate, avete anche l'asso di spade. L'asso di spade molte volte fa riferimento a una verità che viene a galla, ma io sento che è collegato a queste due carte qui, come vi dicevo prima, l'ego, il lavoro di introspezione. Guardate, con la carta della giustizia anche potrebbero esserci cose che vengono a galla, però a me questa carta mi dà la sensazione, eh, sì, che ci sia come qualche cosa da lontano che deve arrivare, qualche cosa, diciamo, che non si vedeva. Bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo.
Potete farmelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione. Se poi volete anche sostenere attivamente il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due, quella più bassa è semplicemente per sostenere il canale e quella più alta invece vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. Per quello che riguarda il percorso individuale che sto proponendo, ci tengo a fare una precisazione. Il percorso individuale è cucito sulla persona ed è basato sulle credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che io tratto nella sezione degli abbonamenti. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!